Negli ultimi anni sono cresciute di tanto le richieste di donne che desiderano riconquistare il proprio marito, perché le cose non vanno più come prima, perché col tempo ci sono state delle modifiche all'interno del nucleo familiare o della relazione stessa. Quindi ho realizzato questo video per darti 3 consigli immediati che ti permetteranno, se seguiti con dedizione, con la giusta tranquillità e la giusta serenità, di ottenere risultati in termini di riconquista per riavere al tuo fianco l'uomo che ami. Vediamoli subito. La prima cosa da fare in assoluto è chiedersi che tipo di relazione avete avuto in questi anni, in questi ultimi periodi in cui siete stati insieme. Ti basterà semplicemente prendere carta e penna, dividere il foglio in 2 e scrivere da una parte le cose che hanno funzionato bene, benissimo, dall'altra parte le cose che non hanno funzionato. Questo è un processo fondamentale se veramente vuoi ottenere risultati. Ora, banalmente, immagino che nel primo periodo, nel primo mese, nel primo anno di relazione le cose siano andate a gonfie vele. Ecco, ci saranno sicuramente tutta una serie di azioni, di ragionamenti, di emozioni che si sono susseguite tra di voi, positive, funzionali. Mettile, scrivile tutte dalla parte sinistra del foglio. Dalla parte destra scriverai quelle cose che soprattutto nell'ultimo periodo non hanno funzionato. Questo veramente è il primo esercizio che ti indico di fare e ti chiedo anche di prenderti il tempo giusto, il tempo necessario per analizzare questo aspetto. Il secondo passaggio è quello di creare la bolla tra di voi. Ora ti spiego cosa significa. Intanto, una volta individuati gli atteggiamenti disfunzionali, inizierai gradualmente a lavorarci, quindi ci sono tutta una serie di cose che non hanno funzionato e che ora sai che sono importanti e necessarie per ripristinare la relazione tra te e l'uomo che ami. Mentre fai questo, chiaramente, il mio consiglio è quello di ricreare la bolla, una sorta di bolla empatica tra di voi. Significa che lui, in questa fase, dovrà sentirsi compreso e appoggiato nella sua decisione. Molto spesso accade l'esatto opposto, non ci si sente compresi, non ci si sente appoggiati in quella che è la decisione di chiudere la relazione. Perché? Perché l'istinto ne fa da padrone. Quindi suppliche, ragionamenti logici che poi non portano da nessuna parte. Invece noi dobbiamo fare l'esatto contrario, creare proprio questa bolla di armonia, come se tutto andasse bene, ok? A questo punto possiamo passare alla terza fase, che è quella relativa alla strategia. La strategia può essere divisa in 2 sottofasi, o meglio, se state ancora insieme sotto lo stesso tetto oppure se ormai non abitate più insieme. Nel caso in cui abitiate ancora insieme, la strategia da utilizzare è quella delle domande potenti. Significa che il tuo obiettivo non sarà da oggi in poi quello di fare ragionamenti, non sarà quello di essere indifferente, non sarà quello di discutere e di creare malumori, semplicemente di porre poche domande ma potenti. Esempio, sta accadendo qualcosa tra di voi, puoi chiedere: come ti ha fatto sentire questa cosa? Come vedi la situazione tra di noi da qui a un tot di tempo? Come pensi di gestirla? Domande che piano piano iniziano a scavare nel profondo. Questo chiaramente qualora stiate ancora sotto lo stesso tetto. Nel momento in cui siete ormai separati, non lo vedi da un bel po', c'è una situazione un po' di distacco vero e proprio, a quel punto il mio consiglio è quello di utilizzare la gelosia insinuata. La gelosia insinuata, la puoi utilizzare tramite i social, tramite gli stati di WhatsApp, tramite quei canali che ancora ti mettono in comunicazione con lui. Non è una gelosia evidente come tanti lì fuori consigliano, della serie fatti vedere con un altro uomo, fotografa una rosa sulla tua macchina, ecco, queste sono
po' stupidate dal mio punto di vista. La gelosia insinuata invece è quella che lascia intendere tutto e niente. Non è semplicissimo applicarla. Un esempio veloce che posso farti qui in questo video è scrivere qualcosa del tipo sui social: alcuni incontri molto spesso ti cambiano la vita. È qualcosa di insinuato, può significare tutto e niente. Molto probabilmente dall'altra parte verrà interpretato in un determinato modo, per noi funzionale. Io di questo ne parlo bene in un corso specifico relativo proprio ai social per riconquistare e sedurre. In descrizione troverai proprio la possibilità di vedere una buona parte di questo corso gratuitamente, e non solo, ci sono anche i miei contatti di assistenza WhatsApp, e se ti fa piacere e questo video ti è stato utile, metti un like e commenta. E non solo, iscriviti al canale. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!